È proprio vero. Quando si tenta qualcosa che per molti risulta impossibile, la reazione umana più banale è quella di cercare risposte ovvie a un evento molto improbabile. Quanti esempi nel passato? Lo sbarco sulla Luna, il salto nel vuoto di Baumgartner, tutto falso dicevano, tutta una messa in scena. E invece quelle imprese straordinarie sono state il frutto di una ricerca maniacale del dettaglio, in ogni sua sfumatura. Roba per visionari, non per comuni mortali. Oggi ci troviamo in prima posizione nella gara del MES, in sella una V4S di serie, ABS attivo, sospensioni elettroniche, molle di serie e motore di serie. Uniche modifiche concesse, quelle per rendere la moto sicura e a regolamento per partecipare a una gara ufficiale. Il campionato raggruppa da amatori veloci fino a piloti estremamente forti che partecipano come wildcard, in modo da allenarsi in vista dei vari campionati. In questa occasione, probabilmente il richiamo per vari motivi è stato forte, oltre ai 16 iscritti a tutta la serie si sono uniti altri 14 piloti, griglia piena. Perotti, Goi, Ciprietti e molti altri, non penso abbiano bisogno di presentazioni. La domanda che ci siamo posti io e Ducati era semplice. Le rosse di Borgo Panigale sono veramente moto pronto pista? Con la pole position e la distruzione del record della pista avevamo dato una risposta chiara, ma mancava la prova del 9, la gara. È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti, ma adesso giù la visiera, la parola, passa ai motori! Bene, finalmente ci siamo. Poi a fine gara vi spiegherò perché ci saranno pochissime immagini dalla GoPro davanti. Non voglio rovinare il pathos. Detto questo, non userò il launch control perché mi sentivo meglio con la partenza alla vecchia maniera. Quindi se non sentirete il classico ratatatata in partenza è per quel motivo lì. È quasi tutto pronto per l'inizio della 1000 Open, la pole position con Luca Salvadori, Fabrizio Perotti e la Trecchina in prima fila, seconda fila Ciprietti, piano Goi. La 1000 Open, gran partenza da parte di Salvadori e Perotti che incombono lì davanti. Andiamo anche a capire, è Salvadori secondo, davanti dovrebbe esserci Perotti, la Trecchina. Bene, partenza non malvagissima, pensavo molto peggio. Sto un po' sbagliando queste prime curve perché Fabri è partito veramente forte, sta guidando già molto bene. Io sinceramente un pelino la tensione di questa sfida la sto sentendo, sto facendo un pelino troppi errori. Quindi adesso l'obiettivo è cercare di stare dietro di lui mettendogli, come si dice, il pepe sulla coda, cercando però di non esagerare perché come vedete le differenze tra le moto sono veramente particolari. Avendo una moto molto morbida per le mie caratteristiche, volta velocissimamente a centro curva, ma con le molle di serie in staccata faccio tanta fatica. Questo compreso dal fatto che quando vado a piegare la moto in inserimento un pelino l'ABS si sente, mi allunga un attimino la frenata. Comunque cerchiamo di sfruttare i nostri punti forti e rimaniamo lì attaccati. Ragazzi, estrema attenzione, voglio fare una scommessa con voi. Se entro 2 settimane da oggi arriveremo a 350.000 iscritti, nella prossima gara del MES a Cremona a settembre correrò non con una V4S, non con una semplicissima moto di serie, ma con la Ducati Street Fighter V4, la scarenata di Borgo Panigale. Secondo me potrebbe essere una cosa molto ma molto interessante, quindi tastino qui sotto, cliccate e vediamo di renderla realtà.
Perotti davanti ancora. Sì, Perotti davanti a Salvadori, questo è quello che recitano. Allora parliamo un po' di questi due davanti. Andrea, tantissime wild card, tra cui Salvadori e Perotti. Sì, Perotti diciamo che è rientrato dopo un infortunio, quindi penso che sia la prima seconda gara ufficiale che sta facendo dopo questo infortunio abbastanza importante, e insomma essere già subito lì davanti è sicuramente una prova di grande coraggio. Ok, allarme rientrato, questi primi giri mi sono serviti per studiare un po' Fabri, vedere dove va più forte lui, dove vado più lento io. In tutto il circuito siamo molto simili, facciamo una sorta di elastico. Nel guidato sono io più efficace, invece nelle staccate prendo qualche metro di troppo. Però c'è una curva dove faccio veramente una grande differenza, che sarebbe quella lunga prima del rettilineo principale. Direi che possiamo iniziare a fare delle prove di ultimo giro e vediamo se basterà passarlo lì per poi essere sicuri di non essere ripassati in fondo al dritto. Salvadori ha passato Perotti, eccolo qui. Il mio piano è fallito miseramente subito, come avete visto sono stato sverniciato, però come dire, adesso abbiamo ancora le gomme che ci stanno dando una mano. Secondo me quando andranno verso la fine avrò molta più trazione fuori dalla curva, quindi forse riuscirò a mettere in mezzo quei metri che basteranno per essere salvo in fondo alla staccata. Comunque ci manca ancora qualche giro per scoprirlo. Commento ho avuto l'onore di poter parlare con il responsabile marketing Ducati, diceva che è un po' diversa la moto di Salvadori dagli altri. Sì, oggi sta correndo con una moto di serie praticamente. È un esperimento, sì, esatto. È un esperimento di fare una gara con una moto prettamente stradale, originale. Perotti e Salvadori iniziano a fare uno sport a parte. Salvadori alle spalle. Però sono lì attaccati, se metti un righello è sempre quella la distanza, non cambia mai. Giro dopo giro che sto facendo su questa V4S mi sta stupendo sempre di più il controllo e il software di P2 che viene venduto da Ducati insieme allo scarico completo, acquistabile da tutti dal proprio concessionario a 600 euro, e uno va a pensare appunto che è per un utilizzo prettamente amatoriale. Invece in base a
i settaggi che abbiamo messo. Nel vecchio video, se non l'avete ancora visto, abbiamo messo tutta la tabella dei settaggi sia ciclistici sia dei controlli elettronici. Anche per un pilota, nonostante appunto mi piacerebbe avere un po' più di libertà nell'utilizzo del gas, in ogni caso ti permette di andare veramente forte. E la mia preoccupazione era che appunto giro dopo giro, non potendo switchare le mappe come sul bombardone, pensavo di ritrovarmi in difficoltà. E quindi, a parte questa sensazione di un pelino troppa sicurezza, mi piacerebbe poterla farla partire un po' di più, soprattutto quando vado a rialzare la moto. Per il resto si sta comportando veramente bene. Ovviamente devo andargli incontro, rialzare prima la moto, dargli poco angolo per avere massima potenza, perché altrimenti è un pochino trattenuta. Però per adesso tutto benissimo. Ok, adesso è il momento di rompere gli indugi. Avendo un riferimento davanti, secondo me sarà difficilissimo cercare di andare via da Fabri. È il momento di provarci nella curva prima del rettilineo principale. Devo cercare di andare larghissimo, spigolare, prendere più metri possibile e difendere la traiettoria. Incrociamo le dita e speriamo che vada a segno. Mamma mia, che staccata, ragazzi. ABS, tutto che entrava, il davanti che saltava sulle buche, ma ce l'abbiamo fatta. Ho suonato un pelo largo, ma ho resistito nel cambio di direzione e adesso sta a me. Hammer time, momento da martello pneumatico, gas, e bisogna andarsene. Salvatore ha scavalcato Perotti, adesso chissà che non assistiamo a un'altra gara. O rimangono francobolati o ti faccio proprio pronostico. Salvatore prova a scappare, l'ho aspettato e studiato e adesso prova a scappare? Ma potrebbe essere che abbia aspettato verso la fine per provare adesso a forse ad allungare. Salvadori Perotti che iniziano anche a doppiare qualche pilota. Salvadori scavalca il suo doppiato e sai che questo doppiaggio sta creando problema per Perotti che si è staccato. Inizia a esserci un mezzo secondo tra Salvadori e Perotti. Primi doppiati incrociati, abbiamo perso un pochino tutte e due. Io mi sono infilato all'interno / all'esterno, idem per Fabri, più o meno il distacco è rimasto uguale. Siamo sui 6-7 decimi. Via. Salvadori davanti a Perotti, 5 i decimi che li separano. Ragazzi, è una fatica, voi non l'avete idea. Sulla tabella leggo più 0,4. Siamo all'ultimo giro di gara e Fabri è attaccato al sedere. Prima della gara mi ha detto: sai Luca, non sto benissimo, sono risalito in moto dopo tanto tempo, dopo le fratture che ha avuto appunto pochi mesi fa, quindi ovviamente non è al massimo della forma, però alla fine quando c'è l'adrenalina in gara è sempre lì. E difatti non ha mollato un decimo. Questo giro sarà veramente da
o tutto o niente. Il problema è che con la coda dell'occhio sto vedendo che ci sono ancora dei doppiati, speriamo di non beccarli all'ultima curva. Qui che passano, vince Salvadori, alle spalle Perotti, esulta Salvadori. Perotti non esulta ma deve essere soddisfatto della sua gara. Incredibile, non so veramente cosa dire, è stata un'esperienza fantastica, spero vi siate divertiti vedendo tutti i video di questa miniserie. Grazie Ducati, grazie ai ragazzi che mi hanno rimesso in sesto la moto dopo il botto incredibile delle libere. Questo genere di sfide mi piacciono veramente un sacco e essere riuscito a vincere contro certi nomi così importanti e con moto così performanti è bellissimo e ci dà veramente tanto credito. Se non ci fossero stati questi nomi non sarebbe stata assolutamente la stessa cosa. In ogni caso adesso godiamoci la vittoria, un bel burnout e andiamo ai box da tutti i ragazzi. Vai! Bravissimi, bravi, campione! Sì! Bravo Simone, bravo! Grande! Ogni chilometro che abbiamo fatto qua dentro non hanno servito a niente, è servito fino all'ultimo decimo di secondo, fino all'ultimo chilometro, quindi grazie a tutti. Ciao a tutti, sono Luca del passato. Purtroppo è successo questo appena siamo scesi dalla moto e abbiamo messo l'SD nel computer. Glitchato e la GoPro davanti ha smesso di funzionare. Mi dispiace un sacco, meglio che io non dica cosa penso di GoPro. E chi mi segue su Instagram ha ben visto tutti i miei trascorsi.